Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Honor Magic 8 Pro, una evoluzione del precedente con dei miglioramenti notevoli dal punto di vista software, hardware e anche l'autonomia. Il prezzo di listino è 1299 euro, però ci sono vari, diciamo, bundle. Abbiamo un coupon da 200 euro, Honor Supercharger e Honor Pad 10, che tenete conto che già l'Honor Pad 10 costa circa 250 euro, quindi con il coupon da 200 euro scendiamo a 1099 e in più abbiamo anche il charger e l'Honor Pad 10 in omaggio, quindi diciamo che 1099 è un prezzo, diciamo, impegnativo, ma abbiamo comunque degli omaggi che sono di buon valore. La confezione classica, pellicola preapplicata, manualistica, carrellino per l'estrazione SIM ed il cavo. Quindi devo dire che comunque una dotazione nello standard e comunque è uno dei primi telefoni dotato dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processore che abbina prestazioni ha comunque anche un discorso energetico. Non abbiamo nel gaming dei picchi particolari, però abbiamo una resa sempre stabile, leggeri surriscaldamenti, ma niente di particolare, ma di questo parleremo nella sezione apposita. Magic 8 Pro non stravolge la linea ma la rende più moderna e soprattutto più comoda. Il nuovo form factor con display da 6 pollici e 71 quad curve ben calibrato lo rende più gestibile in mano rispetto al Magic 7 Pro. Le misure restano da top e il peso impegnativo 219 grammi, però il bilanciamento è più naturale e la presa più sicura. Il frontale in nano crystal shield e il retro in materiale rinforzato offrono un look premium senza scivolosità eccessiva. Il frame spazzolato evita impronte e migliora la presa. La fotocamera sporge ma in modo gestito, meno invasiva rispetto a diversi concorrenti nella stessa fascia. Abbiamo la presenza del tasto AI laterale, che è una vera novità, apre al volo funzione in modalità camera e permette un controllo rapido dello zoom. Competono il quadro IR Blaster, dual SIM variabile in base alla configurazione e certificazioni IP68 e 69K. Comunque devo dire pesantuccio ma ben bilanciato e ben costruito. Devo dire che è veramente molto bello. Come vedete, sì, l'isola della fotocamera è abbastanza sporgente, ma in linea, diciamo, con altri competitor e rispetto a alcuni è anche meno sporgente. Il display è un LTP OLED da 6 pollici e 71. Abbiamo un refresh adattivo da 1 a 120 Hz che rende fluida l'interfaccia e più efficiente l'autonomia. La qualità è da fascia alta, ottima nitidezza, gestione impeccabile delle luci alte e una luminosità che può superare i 1800 nit in automatico e arrivare oltre i 5000 nit nei picchi HDR. Compatibilità totale HDR10, 10 Plus, Dolby Vision, HDR Vivid. La luminosità minima è molto bassa, il PWM a 4320 Hz rende il display confortevole anche di notte. Always on personalizzabile, sensori precisi, lettore di impronte sotto display rapido ed affidabile. Come vedete comunque un ottimo display, colori veramente belli, saturi al punto giusto, insomma un display di tutto rispetto. Come vi accennavo, il processore è uno Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nanometri. Porta miglioramenti su vari fonti, potenza pura con un comportamento stabile anche sotto carico, efficienza che si rifletta direttamente sull'autonomia, gestione del calore molto più controllata rispetto alla generazione precedente. Abbiamo 12 GB di RAM e 512 GB UFS 4.1. La memoria veloce fa la differenza nelle app pesanti, nei trasferimenti e soprattutto nelle sequenze foto-video. Nel quotidiano Magic 8 Pro è costantemente fluido, app che si aprono rapidamente, multitasking sempre pronto e nessun micro lag quando si alternano app, fotocamera e funzioni smart. In gaming la filosofia è chiara, non inseguire lo sprint dei primi minuti ma mantenere un frame rate stabile. Io ci ho giocato a lungo e devo dire che è veramente non si perde mai un frame. Adesso facciamo anche un'accelerata così vedete che non c'è perdita di frame. Comunque il SOC gestisce bene anche tutta la parte AI di Magic OS che qui gira senza colli di bottiglia. Honor ha preferito creare un dispositivo equilibrato e costante più che un puro muscolare da benchmark. Per quanto riguarda la ricezione è veramente ottima e anche audio stereo è molto buono, ma questo andremo a sentirlo tra un attimo.
Parliamo ora del software. Magic OS 10 su Android 16 rappresenta il salto più evidente rispetto al passato, è più moderno, più pulito e razionale. Le impostazioni sono organizzate meglio, le animazioni più fluido e la home più flessibile grazie alle cartelle grandi ridimensionabili. Honor promette 7 anni di major update e questo lo rendono davvero un terminale longevo. La I è integrata davvero nell'uso quotidiano. Magic Portal per trascinare rapidamente i contenuti da un'app all'altra. AI Subtitles, AI Translate, traduzione delle chiamate, Magic Test per estrazione dati da immagini e screenshot, AI Memories per salvare e organizzare ritagli e appunti, Editing AI avanzato, rimozione oggetto, ricomposizione, miglioramenti su persone e scene, protezione deepfake nelle videochiamate. Il tasto AI aggiunge un livello in più, scorciatoie, zoom più naturale in camera e accesso rapido alle funzioni smart. Quindi un software davvero molto migliorato e come vedete abbiamo veramente tante possibilità, ottima perché abbiamo una batteria da ben 6270 mAh. Nella nostra giornata tipo dalle 7:21 non c'è mai stato nessun tipo di problema. Tenete conto che comunque l'abbiamo usato anche in montagna, al mare, foto, video, social e non abbiamo mai avuto nessun problema ad arrivare a sera, quindi non abbiamo dovuto dotarci di power bank o comunque stare attenti all'utilizzo, veramente non c'è nessun tipo di problema. Abbiamo una ricarica 100 watt cablata e 80 watt wireless con la base Honor. Abbiamo poi una ricarica inversa wireless e wired e poi sono presenti funzioni per proteggere la batteria nel tempo, tipo il limite di carica oppure la gestione intelligente. Di forza è assolutamente la fotocamera. Abbiamo una configurazione 50 megapixel principale stabilizzata, 200 megapixel teleperiscopico 3,7x ottico stabilizzato anch'esso, 50 megapixel ultra wide, frontale 50 megapixel più TOF 3D. Di giorno la principale è estremamente affidabile, alto dettaglio, rumore quasi assente, gamma dinamica ampia e colori naturali. In scene complicate tipo il sole forte, riflessi, passaggi luce-ombra, mantiene coerenza senza overprocessing. L'ultra wide è ampissima e molto più usabile della media. Dettagli buoni, distorsione controllata e colorimetria coerente con la principale. Lo zoom 3,7x è la vera differenza. Il tele da 200 megapixel è uno dei più credibili della categoria, è perfetto per ritratti, dettagli architettonici, soggetti lontani, compressione prospettica naturale. In luce buona è nitidissimo, lo stabilizzatore fa la differenza. Di notte c'è un equilibrio tra le lenti e l'intelligenza artificiale. La principale gestisce luce calda e fredda in modo naturale, tiene le alte luci e non trasforma la scena in un giorno finto. Il tele è sorprendentemente valido fino a 3,7x anche al buio. Oltre entra la I che a volte migliora molto, altre introduce delle texture meno naturali. L'ultra wide perde micro dettaglio ma resta utile. Selfie più sblocco 3D. La frontale da 50 megapixel è molto buona all'aperto, più morbida agli interni. Lo sblocco 3D è uno dei migliori su Android, rapido, sicuro e funzionale anche al buio. Se proprio dobbiamo trovare un piccolo difetto, a volte l'intelligenza artificiale in alcune situazioni interviene un po' troppo e praticamente ricrea parte delle immagini e a volte si vede, ma questo è uno scotto che stiamo pagando anche con l'altro. È un telefono che ci ha assolutamente soddisfatto. Diciamo che a 1299 euro l'acquisto va ponderato perché è un prezzo da fascia premium piena e c'è parecchia concorrenza. Ma con le promo lancio Magic 8 Pro diventa una delle proposte più complete del segmento, autonomia altissima, zoom veramente utile, display eccezionale, software più maturo e un design finalmente comodo. Un prodotto coerente, maturo e senza veri punti deboli, che trova il suo valore migliore quando scende sotto il listino tramite bundle e sconti. Quindi fondamentalmente diciamo che già con il primo coupon siamo a 1099, per cui già 1099 ci si può fare un pensierino e anche più di un pensierino. Poi con l'aggiunta del caricatore e del tablet devo dire che diventa molto appetibile. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.